Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Sono abbastanza euforico perché quest'oggi con me ci sarà a commentare questo post Napoli-Salernitana e faremo anche il punto della situazione per ciò che sta succedendo appunto in casa Napoli. Con me c'è un giornalista che molti di voi credo conosceranno, è la voce del video tributo fatto per Marek Hamsik in collaborazione con Saso Art, giornalista napoletano, manager di eventi, speaker, scrittore e chi più ne ha più ne metta. Lo facciamo entrare così, io ho fatto una piccola presentazione, ma diamo a lui atto di dirci cosa sta facendo e chi è, ma molti di voi lo conosceranno. Eccoci qua. Grazie Giuseppe Libertino per essere venuto qui da noi. Ciao Gianni, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a te. Buongiorno. Grazie di questa mattinata insieme, grazie a te, grazie a Daniele. E direi che abbiamo portato pure bene perché la prima viene con una vittoria, quindi direi che tutto bene stamattina, anche Ti se con tante sento molto sofferenze. basso, Giuseppe, devo dire, ti sento un Aspetta, tantino basso di volume. aspetta, dimmi se mi senti meglio Eccoci adesso, come qua. mi senti? Eccoci qua. Buongiorno a Eccoci qua. tutti, Tantino buongiorno a meglio, sì. tutti. Sì, abbiamo ricominciato, diciamo, a vincere una partita dopo tantissimo tempo. E infatti cominciamo così, volevo sapere alcune impressioni in generale in base alla partita. Non si può parlare di gioco, ci teniamo comunque i 3 punti, ma volevo sapere quanto può essere importante una partita vinta così in questa situazione temporale che stiamo vivendo. Guarda, intanto direi voliamo bassi perché il Napoli ieri non ha brillato e non ci ha entusiasmato, dobbiamo dire le cose come stanno. E come ho scritto nel mio pezzo, l'ha decisa Fazio, Gianni, perché senza Fazio probabilmente il Napoli poteva pure non far gol neanche alla Salernitana. Quindi diciamo che ci sono le difficoltà oggettive in questa squadra che probabilmente priva di forze sia nella testa e sia nel corpo e non lo sappiamo che cosa sia accaduto, la partenza di Spalletti, la partenza di Giuntoli, il caos magari che ha creato anche De Laurentiis che prende Garcia, che non era l'allenatore che volevano i ragazzi, ma non decidono i ragazzi, decide la proprietà. Quindi insomma, secondo me scopriremo col tempo che cosa è successo nella mente di questi ragazzi che fino a pochi mesi fa, ti ricordo che era una squadra che non aveva paura di nessuno? E invece ti dico la verità, ieri che seguivo con attenzione questa partita, il Napoli non faceva manco più per la Salernitana, che è una squadra che è ultima in classifica, va in Serie B, a meno che non succedano delle cose incredibili, ma credo vada in Serie B, ma il Napoli non spaventava, perché in attacco purtroppo manca il terminale offensivo. Io l'anno scorso ho discusso spesso con tanti perché dicevano sì, la squadra nella totalità è straordinaria, sono venuti fuori tutti quanti. Gianni, però dobbiamo dire le cose come stanno. L'anno scorso c'erano due giocatori straordinari, che erano, devo usarti, erano, perché non sono più purtroppo, Erano sì. e che sono Osimhen e Kvaratskhelia. Erano due giocatori incredibili. Non so se vi ricordate quante partite il Napoli aveva le sue difficoltà, ma quei due erano impressionanti. Cioè la partita te la decidevano. Un'azione con un colpo di testa, Kvaratskhelia faceva gol, era cattivo. Perdendo questi due perdi un po' tutto il resto della squadra, che io continuo a dire sia una squadra buona, ma normale, non hai degli interpreti straordinari. Sono stati straordinari perché trainati sicuramente da questi due che erano, boh, non lo so, erano sotto una stella divina. Avevi un allenatore che ha scosso tutto l'ambiente, ti aveva dato una carica incredibile. Probabilmente devo dare atto che Giuntoli aveva la sua grande importanza. Vedi, molte volte abbiamo detto sì, ma quello viene sempre comandato dall'alto, decide sempre De Laurentiis, sicuramente. Però Giuntoli poi probabilmente aveva un ruolo molto importante, che era un trade union con la squadra, con la presidenza, con la società, con i giocatori meno forti, con i giocatori più forti. Vedi che oggi c'è il caos dappertutto, c'è il caos con i giocatori più forti. Ecco, ripartiamo da Osimhen e Kvaratskhelia. Uno sta in Nigeria e scrivo nel mio pezzo e con la testa e con il corpo, con la mente altrove, perché Osimhen, boh, secondo me, non pensa affatto al Napoli. E Kvaratskhelia è un'involuzione incredibile, che io non mi aspettavo, ti devo dire la verità. Ero convinto fosse un giocatore tra... Guarda, non voglio dirti tra... Mi prende sempre in giro un amico di Torino, tifoso del Torino,
che mi dice Peppe, hai azzardato un top 10 l'anno scorso, ma che ti devo dire? Io avevo visto un giocatore che era superiore a tutti e che poteva essere realmente uno dei 10 più forti. Gianni, io ma non lo so. Kvaratskhelia cos'è? Non lo so. Eh. Non so che, non so che Bella cos'è, domanda. perché oggi non te lo so dire, oggi non so che cos'è sto ragazzo che avevo visto delle doti incredibili, però io lo vedo svuotato. Sì, hai visto, ieri per un attimo ha sfiorato quel gol, poteva riprendersi pure lui e non l'ha fatto. E come dicevi tu bene nell'incipit della puntata, dicevi ma questa vittoria può dare una svolta? Non lo so se lo dà, però le vittorie fanno bene sempre. Hai vinto 2-1 con una squadra che già stava in Serie B, quindi tu immagina se finiva 1-1 o addirittura se finiva 0-1, se non davano quel rigore per il calcione di Fazzi. Quindi che ti devo dire, può mai essere una notizia negativa? Non credo proprio, è assolutamente Assolutamente no. positivo, assolutamente buona la vittoria. Adesso vediamo, c'è anche una coppa di mezzo, c'è un campionato che deve ripartire, c'è una Champions da giocare. Ieri sempre nel pezzo scrivevo che mi sembra la Champions una competizione che oggi non possiamo affrontare, anche perché non sappiamo neanche con chi, cioè con Osimhen e Kvaratskhelia così non la puoi affrontare. Con Osimhen e Kvaratskhelia dell'anno scorso, certo, potevi andare fastidio a chiunque. E ti dico di più, concludendo questo inizio, sai che mi aspettavo anche più da Simeone, perché è un ragazzo che non so se è stato stroncato un po' dall'accoppiata di allenatori, ma io ricordo, e lo ricorderei anche te e tutti i nostri tifosi e chi ci segue, ma io Simeone lo ricordo una bestia, era una belva, aveva voglia di buttare la porta giù. Non lo so se l'hanno stroncato gli allenatori, non lo so se boh altri pensieri, ma non credo perché io lo vedevo felicissimo a Napoli, si era integrato benissimo. Forse, guarda, forse posso ipotizzare che Simeone forse si era fatto un conto pensando che Osimhen accettasse, non lo so se c'era l'offerta L'Arabia. araba, se c'era l'Arabia, se c'era un'altra squadra, e quindi probabilmente nella mente Simeone aveva detto guarda un po' che ho combinato, l'anno scorso faccio il primo anno, vinco lo scudetto e quest'anno sono l'attaccante principale del Napoli. Niente, poi resta Esatto. Osimhen, succede tutto il caos, ragazzi e cose, quindi mi dispiace soprattutto per Simeone, perché Simeone lo considerava un giocatore fortissimo, un giocatore che poteva essere non solo il vice Osimhen, ma è un giocatore che se lo metti in campo andava alla grande, invece vedi anche ieri, ma perché probabilmente fa parte di tutta la situazione mentale e fisica del momento e quindi Osimhen non c'è, Kvaratskhelia non c'è, Politano a tratti quel rigore l'ha salvato da una prestazione normale, direi normale. Simeone mi aspettavo di più, il centrocampo è un po' stravolto, lo sai bene, Anghissa non c'è, Zielinski non c'è, quindi ha dovuto rimescolare un po' le carte Mazzarri e quindi Cajuste non lo so adesso quanto avrà di infortuni, poi lo scopriremo, quindi un centrocampo normale, però dai Gianni, diciamo la verità, Sì, sì, assolutamente. non facciamo voli pindari, ci sono tre giocatori normali e in difesa hai chiaramente un problema, secondo me, principale che è Di Lorenzo. Perché Di Lorenzo la sua forza incredibile l'anno scorso l'ha persa e quindi pensa un po' che capita nel giro di pochi mesi. Che Di Lorenzo era straforte con al centro guardava Kim che era un mostro. In porta probabilmente Meret era più tranquillo perché aveva quattro davanti che stavano benissimo. E cavolo, abbiamo scombussolato una squadra, è normale che va a finire così e quindi ti dico, guarda, Sì. ieri forse un miracolo che è andata così perché ieri potevi anche non vincerlo già e quindi finiva un pareggio, addirittura 0 con la Sanitana e poi non so come andavamo avanti perché poi perdevi anche quella partita là, quindi chiudendo la tua domanda iniziale, molto meglio così. Molto meglio così. Infatti ci raccordiamo a questa domanda perché volevo sapere una cosa in particolare, perché praticamente per me l'annata dell'anno scorso è stata diciamo, un'iniezione continua di essere onnipotenti in confronto di qualsiasi avversario in tutti i singoli calciatori. Quindi tu entravi in campo fregandotene che di lì avevi Alexander Arnold o che so, il terzino della Salernitana, comunque mentalmente partivi superiore. Quindi ovviamente appena Mazzarri ha cominciato a steccare risultati negativi, i punti diciamo e le statistiche sono tutti dalla parte dell'allenatore che ha lasciato, ovvero Garcia, però volevo sapere da te in percentuale quanto c'è di Garcia nello sfiduciare, diciamo, la squadra post scudetto con dichiarazioni che a mio avviso dalla presentazione in avanti sono state, molte di queste sono state fuori luogo, oppure nemmeno un tantino fuori luogo, ma forse
troppo dirette e troppo rapide a livello temporale? Guarda, io ti parto un attimo dalla fine e poi vado alla tua domanda. Intanto io credo che dobbiamo Gianni ringraziare Mazzarri, perché Ecco, Mazzarri è l'unico bravissimo. che ha detto sì a questo Napoli. Io penso che non voleva venire nessuno a Napoli per la situazione che ha creato Garcia. E ritorno alla tua domanda. Io sono molto deluso da Garcia. Ero contento della sua presenza perché è un allenatore che ha fatto bene in Italia, ha fatto bene con la Roma, poi è una persona abbastanza seria, aveva il suo gioco, ma avrei tanta voglia di incontrare Garcia e dire: ma che cavolo hai combinato? Cioè, tu vieni a Napoli, intanto non hai creato un'atmosfera giusta né con i tifosi, né col pubblico, né con il presidente. Io con la dichiarazione che ha fatto sul discorso che il Napoli non l'aveva mai vista, credi, me la vorrei far ridire face to face, perché non ci credo. Cioè, ogni volta che la risento, dico, vabbè, ma secondo me è l'intelligenza artificiale, è un fotomontaggio. Perché scusami, Esatto, Gianni, sì. ma se io e te andiamo a prendere il Napoli, ma pure se vogliamo fingere, ok? Ma pure se non vogliamo fingere, perché ti guardi il Napoli che è la miglior squadra della Serie A, tu non guardi una partita? E dai, Rudy, ma non so che cavolo è. E qui, dichiarazioni fuori luogo, come dici te, non ha creato nulla con la città, zero, cioè non c'è mai stato, non ha creato nulla con la squadra e io continuo a pensare che è vero che spesso si dice che il gruppo va trattato tutti quanti allo stesso modo. Gianni, io non sono tanto convinto di questa cosa. Per me, se hai due mostri in campo, non dico, sai, come la classe della scuola, al liceo, e i due più bravi, un attimo di occhio di riguardo lo devi tenere. Quindi, se io faccio Assolutamente. se io faccio allenatore del Napoli, non lo faccio, però un po' di, sai, anche un po' di furbizia da parte mia mi porta ad andare da Osimhen e Kvaratskhelia e dici: cari ragazzi, complimenti per l'anno scorso, siete stati straordinari. Sappiate che da me avrete la massima fiducia, io vi porterò in alto, giocherete 150 minuti a partita, non dico che vi toglierò mai, è normale che lo puoi togliere perché magari sta male, ma io ti ricordo che cavolo ha combinato nelle prime partite quando Kvaratskhelia al 60esimo, Kvaratskhelia entra al 60esimo e lì hai creato delle frizioni. Quindi la percentuale, tornando alla tua domanda, per me è altissima di errori, ma il problema è l'errore sempre della presidenza, Gianni. Ah, sì, Perché sì, sì, sì. quando tu vai a cedere comunque Spalletti e vai a cedere Giuntoli, io non riesco proprio a comprendere, perciò ce l'ho sempre con De Laurentiis, come fai a non organizzare poi la squadra dopo che hai vinto uno scudetto, quindi sei in rampa di lancio, dovresti in teoria cominciare un ciclo, ma il Napoli non ha cominciato un ciclo, eh, tutti ti hanno detto di no, e come mai? Perché dovrebbe dirti no? Perché poi non prendevi l'eredità di Spalletti? Ma mi sembra strano. Hai Osimhen ce l'hai ancora, Kvaratskhelia ce l'hai ancora, c'è la stessa squadra. Hai Hai perso chi? solo Kim, infatti, sì. Ok, benissimo, hai perso Kim. Vabbè, mo vuoi vedere che con 50 milioni non riesci a prendere un centrale forte? Esatto. Devi andare a ripescare Nathan, chissà se ti dà la fortuna come l'hai avuto con Koulibaly e Kim. E una volta è andato bene, due volte è andato bene. La terza volta può andarti male, ma non perché Nathan sia un giocatore, ma Nathan è un giocatore normale, magari crescerà, però ti hanno dato quei soldi là. Prendi un giocatore importante e poi vai a prendere un allenatore comunque che Garcia è un allenatore, guarda, non mi far dire che è finito, però comunque è un allenatore andato in Arabia. Ha perso anche lì, ha perso anche il cambiato lì, quindi ti sei fidato probabilmente Gianni negli unici due allenatori che ti hanno detto sì, paradossalmente. Uno era Garcia e uno era Esatto. Mazzarri. Tutti ti hanno detto no. Però la domanda che mi pongo, perché tutti quanti ti hanno detto no? Qual era il problema? Sei tu? Che sei complicato, ti stanno conoscendo sempre di più e quindi non mi fido di venire a Napoli? Prendiamo Tiago Motta, ha preferito il Bologna, bravo lui, si è fatta una bella annata a Bologna e probabilmente voleva ricrescere, Esatto. probabilmente se fa benissimo andrà, che ne so, in una piazza importante, se veniva a Napoli si bruciava, forse ha fatto una scelta intelligente. Gli altri nessuno veniva? Ma guarda, mi sembra veramente troppo. Paradossale. Ho capito che l'eredità di Spalletti era sì, difficile da portare avanti. Gianna, ma mo vuoi dire che non c'è sta un allenatore in Italia o No, ma straniero? infatti, assolutamente. Uno che viene in Italia, quindi sei andato a prendere un allenatore, quindi le colpe, io quella percentuale che dai tu, chiaramente non la riesco a dare a Mazzarri, perché Mazzarri per me è un allenatore che ha fatto No, benissimo al Napoli, ci ha fatto nemmeno sognare. io. Quindi lasciamo stare per un attimo Mazzarri. Quindi io quella percentuale, quella fetta di torta di 100%, io la divido precisamente a metà, 50% De Laurentiis e 50% a Garcia, e poi da lì è andata una stagione, questa sarà una stagione che ti devo dire negativa. Transitoria. Magari Napoli vince la Coppa, magari, che ne so, in Champions, in Champions non mi voglio sbilanciare perché
è una partita comunque difficile, ma soprattutto per come Sì. stai. Poi non la giochi prima, ti ricordi che dicevi, vabbè, però ci vuole tempo. No, mo ci stai arrivando. Cioè, qui Esatto. siamo domani è metà gennaio, quindi pian piano devi iniziarti a preparare per quella partita e non lo so se il Napoli è in condizione. Il quarto posto non è facile. Non è facile perché hai due posti già occupati, né altri due non lo so se il Milan uscirà da questa corsa e quindi il quarto posto è veramente una bella battaglia. Cioè, sei un po' lontanuccio, ci sono 3-4 punti persi C'è male, Lazio, quindi Atalanta e Roma comunque tra le è tante che... un po' difficile perché Lazio, Atalanta e Roma, sai, secondo me non lo so se riescono a fare, cioè una potrebbe non fallire, una. Che Esatto. falliscano tutte e tre mi sembra un po' strano. Insomma, la percentuale l'abbiamo divisa 50 e 50 Garcia De Laurentiis e il campionato del Napoli è bello complicato, su tutti i fronti, la Coppa Italia l'hai mollata, Assolutamente. quindi resta campionato, difficile il quarto posto, Champions, non lo so, probabilmente potrebbe finire agli ottavi, non lo so, vediamo. E poi c'è la coppetta, come vuoi chiamarla? La coppettina che è carina, carina, No, no, è carino, è sfiziosa, pur sempre un trofeo da onorare, assolutamente. sfiziosa, Bacheca che secondo. comunque non è che tu abbia la bacheca del Real Madrid, quindi va Ti, ti sempre ricor- bene. ti ricordo che si fecero polemiche anche con la famosa Coppa Italia. Io ero allo stadio quelle due volte, è stato bellissimo. È stato bellissimo. Il Napoli non vinceva titoli da quando ero più piccolo, quindi avevo 10-12 anni. Quindi ho rivissuto una grandissima emozione. Quindi per me anche la Coppa Italia è un grande trionfo ed è bello. Stai a Roma, festeggi, ci sta. Anche la Coppa Italia No, ci sta. infatti Quindi io ci sono rimasto sul 4-0 del Frosinone quest'anno, ci sono rimasto malissimo e ancora brucio. sì, Che quella per è me stata le una brutta. coppe vanno comunque onorate, tutte quante. Ah, quella è stata una serataccia, veramente. Il Frosinone, Sì, sì. non ti nascondo che il Frosinone è una bellissima squadra. Di Francesco sta facendo un bel lavoro, ha degli bellissimi uomini in campo, gente che pure servirebbe al Napoli, un paio sono molto Sì, sì, interessanti. sì. Però Gianni, 4-0 in casa, dai, hai fatto una figuraccia. È un po' come, non so se ti ricordi, la Juve che ha perso a Reggio Emilia col Sassuolo, che prese 4 gol. Vedi poi la Sì. Juve, volendo o nolente, poi sai, un po' aiutata, un po' così, un po' colà, un po' il gioco di Allegri. Poi da quel giorno poi la Juve è risalita, con tutti i loro problemi, con tutte le accuse che ci possiamo fare. Ci sta, e il Napoli, dai, dopo quel 4-0 doveva, il Napoli doveva già riprendersi dopo la partita con l'Empoli in casa con Garcia, però poi da lì Ecco. c'è stata la grande discesa, cambio di allenatore, quindi non si è capito niente. E adesso la riprenderemo? Non lo so, non lo so. Speriamo. Speriamo. Mi rifaccio un'altra domanda in base a questa, alla società e poi un paio di nomi di mercato che volevo discutere con te. Sì, Praticamente io ovviamente sono da un anno e mezzo, mi espongo da un anno e mezzo in video, però ho sempre fatto tra me e amici un post partita su Facebook per divertimento. Ho sempre seguito il Napoli, documentandomi però non mettendoci la faccia. Diciamo nel periodo pre-YouTube forse una ricerca diversa e forse minore rispetto ad adesso mi portavano ad analizzare la società Napoli come una società sana con un tantino di lungimiranza. Quest'anno a me pare che siano crollati tutti gli altarini perché ci siamo presentati. Tu sapevi del no Spalletti o dell'addio di Giuntoli molto prima e ci siamo presentati a mercato iniziato ed hai ufficializzato un direttore sportivo che poi può essere Meluso. Io non ho niente contro Meluso né tantomeno chi sarebbe venuto, però hai iniziato senza direttore sportivo ufficializzandolo il 12 di luglio. Quindi la domanda che ti faccio, da sicuramente più esperto di me, più navigato e più nel settore, queste lacune societarie a livello di lungimiranza ci sono sempre state oppure è una defiance post scudetto? ma Cioè Gianni, la ribalta e la luce che ha dato lo scudetto ha fatto risaltare, diciamo, in più lacune preesistenti che noi alla fine non volevamo vedere o non vedevamo. no, Gianni, io ti dico sinceramente, metti un attimo da parte lo scudetto. Io dico che il Napoli è una società sana ma non organizzata. E direi che Ok, basta come titolo, cioè nel senso che abbiamo sempre visto una società familiare, una società così organizzata De Laurentiis, che prima o poi sai, qualche scossone doveva
prima o poi accadere. subirlo. Vedi che già nella parte, nel momento di Pierpaolo Marino, accaddero delle situazioni quando avevi un dirigente comunque di alto profilo, dai, diciamo alto profilo, medio-alto Assolutamente. profilo, e comunque ebbe anche la forza e l'idea di prendere dei giocatori che poi sono diventati la storia del Napoli, il buon Lavezzi, che lo abbracciamo tanto, Amsic che ha fatto la storia, e ti ringrazio per averci dato il video bellissimo che ho fatto con Sasuart. Quando non hai poi una figura così importante, inizi a capire che c'è sta qualcosa che non va. Quindi il Napoli negli anni, poi chissà come è andato a prendere Giuntoli, che ti ricordo che pure Giuntoli avevamo delle titubanze, ma non sulla figura di Giuntoli. Noi avevamo dei dubbi su chi avrebbe gestito le cose. Cioè, questo regime sempre così duro da parte di Laurentiis, che doveva diciamo decidere sempre lui tutto, purtroppo sai, prima o poi andrà a finire male. E negli anni poi l'abbiamo visto. Guarda che c'è stato anche il adesso ho fatto dei voli passando da Paolo Marino, ma andiamo a pensare anche al periodo con Ancelotti, quando hai Sì, avuto sì, un sì. grandissimo allenatore, e anche lì c'è stato un caos, vedi, con il vicepresidente, col figlio, cioè tutte storie che probabilmente non le riesci a vedere nelle big squadre d'Europa, cioè nel senso sì, magari loro avranno altri problemi, però non te lo fanno vedere. Ecco, questa probabilmente la differenza è che col Napoli viene sempre tu, a parte che sai bene che qui a Napoli siamo in 300 a parlare di Napoli, e magari sì, a Madrid pure, che era una squadra che è 10.000 volte più blasonata del Napoli, però magari tante cose non escono. E quindi c'è anche come fai uscire la notizia. Ti ricordo che negli anni, e anche ultimamente, Gianni, non me ne vorranno l'ufficio stampa, ma quante volte abbiamo detto, ma l'ufficio stampa del Napoli fa uscire questa notizia? Che erano delle notizie, Assolutamente, assolutamente, sì. sai, ma potevi pure non dire, come devo dire? Cioè potevi pure non andarti a giustificare con il giornale di turno che ha fatto uscire. Io non l'avrei mai fatto. Cioè non l'avrei mai detto che il giornale di turno è andato a dire questa cosa che però non è vera. E quindi questo probabilmente fa parte di avere una struttura forte. Non dico forte perché poi sono bravi anche loro, però magari peccano un po' nella comunicazione. Ti devo ricordare che è successo col caso Simen, che poi manco a farlo apposta dalle dimissioni, poi sono uscite tante notizie che il media manager del Napoli saltava. Senti Gianni, sono tante cose che ti fanno capire che Bisogna migliorare assolutamente. sì, però non credo che tu puoi migliorare. Sai perché? Perché comunque De Laurentiis è sempre lì. Lui ha il Sì, sì, sì. suo questo modus operandi, e quindi non lo cambierà. Cioè, nel senso, lui sta lì, la moglie, i figli, gestisce questa squadra che è diventata un patrimonio incredibile, perché era una squadra che non valeva nulla, è diventata una squadra che ha portato lassù. Quindi nulla da eccepire al lavoro di De Laurentiis. Però io, come sempre dico, la comunicazione di De Laurentiis a me non è mai piaciuta. Anche negli anni ti ricorderai schermaglie con alcuni colleghi, alcune colleghe. Sono brutte cose che non possono uscire. Il A Napoli livello temporale sempre fuori luogo, perché sempre fuori luogo, quindi il Napoli io penso che quel titolo che ti ho dato sia perfetto, che è una società sana ma non organizzata, sì, 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 perché assolutamente. ce l'ha fatto negli anni, lì sicuramente i bilanci a posto, ma perché quello lo sa gestire bene. Lui poi non fa mai il passo più lungo della gamba, quindi è normale. Quando lui mi dice ma il Napoli è sano, beh certo, il Napoli è sempre stato lì, non è che ha fatto delle spese folli, è stato anche bravo. Magari io credo sempre che lo spartiacque del Napoli, che diventa una grande squadra, è quando arriva Benitez, che vendono Cavani e prende i madrileni. Lì c'è stata secondo me la svolta del Napoli, però fortunato pure, perché Cavani ha fatto una cosa incredibile. Cavani per me resta il top del Napoli per quello che ha dato. Quindi tu Cavani cioè, Assolutamente. lo conoscevamo come l'attaccante del Palermo, bravo, a me piaceva tantissimo, poi è venuto qua, ha fatto il mostro. E quindi come ti cambia la squadra? Che quello arriva Benitez, Benitez vende Cavani, si prendono i madrileni e il Napoli inizia a avere un profilo internazionale. Quindi fortunato anche in queste occasioni, che ti viene anche questo bene, ma questo ci sta, non è che deve essere sempre sfigato, che te va sempre male. Assolutamente sì. Però in 20 anni gestiscila un attimo meglio, cioè gestisci meglio con la stampa, non so, con colleghi molto più importanti, ma parliamo anche delle TV importanti, si è attaccato alla TV, con la Lega, nel senso che secondo me poteva gestirla molto meglio, quindi io credo, e ti dico, su questo non sono speranzoso, sono speranzoso che il Napoli vada meglio, non sono speranzoso sul fatto della gestione, perché secondo me sarà sempre così, fin quando ci sarà De Laurentiis, non è che chiedo cambia. Sì, magari ci sarà uno al posto di Meluso, che dicevamo prima, che ne parlavi anche te, magari viene un altro DG importante, però guarda che lui ha fatto dichiarazioni d'amore per le nuove figure che ha messo nel Napoli. È un signore, andiamo a cena, stiamo 24 ore insieme. Lui poi sa come gestirli, questi qua. Cioè, nel Sì, senso, sì, quando ti sì. prende, cioè se Gianni diventa l'ufficio stampa del Napoli, Gianni è il migliore del mondo, perché lui poi ti sa gestire. Allora, O ti affossa o ti porta in cielo.
e questo lo sto facendo anche con gli attuali. Quindi io non vedo miglioramenti, Gianni, su questo aspetto qua, cioè andrà sempre per me così, mentre la squadra magari sì, potrà avere qualche fortuna in più, perché poi qualche soldino lo deve spendere, adesso parleremo di mercato, quindi magari capiremo chi ci può stare o chi non ci può stare. Magari uno ti viene bene e ti cambia un po' la squadra. Resta però che quest'annata, secondo me, sarà così. Cioè, potrebbe esserci qualche picco, vediamo, ecco la coppa che dicevamo, però per il resto è un po' malconcia perché l'hai gestita male purtroppo dall'ultima, dalla festa scudetto al Maradona non si è capito più niente, da quella battuta a Giuntoli che ricorderai, da lì secondo me c'è stata già la discesa. Passiamo al mercato e poi chiudiamo, che non ti voglio tenere ovviamente tutta la giornata qui, è domenica e abbiamo anche da fare con le nostre famiglie. Allora, il mercato, questi due profili a centrocampo, uno da vedere per visite mediche, l'altro che non sta giocando, parliamo di Traoré ex Sassuolo e Barak della Fiorentina. Volevo solo sapere da te quanta lungimiranza c'è in questi due acquisti, perché io vedo lungimiranza zero, vedo un calciomercato sempre per mettere la pezza con profili che devi avere tutte le fortune del mondo per farti poter dare quello di cui hai bisogno, e la situazione è Lindstrom, perché io a giugno scorso, quando si parlava già di Lozano che non rinnovava, forse lo perdevi, con chi potevamo andare a parare su quella fascia destra, io vidi già Lindstrom comunque con l'Eintracht, Europa League, Coppa vinta, eccetera, eccetera, dissi che bellissimo profilo questo calciatore, sarebbe bello averlo a Napoli. Poi il Napoli lo acquista e diventa praticamente il signor nessuno. Come vedi Lindstrom e come vedi nel caso dovessero arrivare sia Barak che Traoré, al di là del centrale difensivo che non ci entro perché ci sono ancora 56.000 nomi e non sappiamo ancora che fare sul centrale di difesa. Guarda Gianni, il mercato di Napoli è sempre è clamoroso per come va in questi ultimi anni. Cioè, non so se ridere o piangere. Ci mettono sempre in difficoltà per quello che devi scrivere o per quello che devi dire. Intanto io ti dico che la cosa che mi fa pensare e ti farà pensare, una squadra che vince lo scudetto, una squadra così rampa di lancio, una squadra che ha fatto impazzire tutti in Europa, ha difficoltà a prendere Mazzocchi e Traoré. Allora, Mazzocchi è il terzino, era da Salernitana, giocatore normalissimo, buonissimo giocatore. Traoré, perdonami se te lo dico, per me è un ex calciatore, cioè un giocatore che non esisteva più. Io mi piace sempre parlarti anche di fantacalcio, perché gioca al fantacalcio, è un giocatore che io ho preso spesso, un giocatore che non ha mai giocato nell'ultimo anno a Sassuolo, mi ha fatto disperare, è partito, lo hanno venduto, quindi il Napoli va a pescare un giocatore che, ti dico, era una scheggia impazzita in mezzo al campo, un giocatore fortissimo, Sì, sì. un funambolo lì in mezzo, fermato, non so perché poi non giocò più a Reggio, non lo fecero fuori, ricordo che c'era un altro dei uomini che lo scalzarono. Quindi vai a prendere un giocatore come un allenatore che hai preso, che era così andante, stai prendendo un giocatore che forse è l'unico che ti ha detto sì in questo momento, cioè che può essere un rincalzo buono, che lo metti lì, nulla da togliere a sto giocatore, ma è un giocatore che non c'è, è un giocatore che non ha dato nulla, quindi il Napoli ormai ho capito che farà questo tipo di mercato. Mazzocchi è un giocatore, Gianni, che tu lo dovevi prendere già anni fa, e non so se ti ricordi, il primo anno che lo vedemmo a Salerno era molto molto bravo, davvero Assolutamente. bravo, fortissimo. Poi magari si è scaricato anche un po' lui, lascia stare l'episodio del rosso lì, è un po' di foga, è entrato in un momento che non ci azzeccava proprio, secondo me. No, ma infatti non l'ho crocifisso Canc- assolutamente, anzi, cancelli- in quella circostanza io non avrei voluto quel cartellino, perché Mazzarri voleva dare una svolta tattica alla partita e non l'abbiamo potuta vedere, solo quello là, rammarico in quella situazione. sì, cancelliamo, poi si è peggiorata la partita con la sua espulsione, quindi lasciamo stare. Esatto, Mazzocchi secondo me è un ottimo rincalzo, chiaro, assolutamente. una squadra che vuole andare in semifinale di Champions, Mazzocchi dovrebbe essere il primo panchinaro del tuo terzino sinistro, se proprio vogliamo andare a essere precisi, ed è un ottimo panchinaro, non buono, ottimo panchinaro. Stessa cosa per Traoré, stessa cosa per Baracche e Samardzic. Allora, intanto Samardzic secondo me a Napoli non vuole venire, partiamo da questo presupposto. Assolutamente. È un giocatore molto strano, che ti dico la verità, a parte che me lo ricordo con un gol a Napoli straordinario, ma altre 3-4 potenze incredibili, quindi ha un piede eccezionale. Non mi chiedere perché, non lo capirò mai, come mai questo non gioca con nessuno. Con Sottil non gioca,
con Cioffi non gioca, se c'è un altro allenatore a Udine manco giocava, quindi va capita sta cosa, probabilmente potrebbe essere un carattere abbastanza particolare, si allenerà male? Non lo so, lo Problemi di capite. entourage e pressioni dall'entourage pure può essere. Ho capito, però lo state bruciando. Ho capito che hanno dei Lo so, rompiscatole, si è bruciato, si sta eh, bruciando, sì. hanno dei rompiscatole di procuratori, a meno che non sono stati talmente bravi in questi anni che hanno rotto le scatole all'Udinese, si sono fatti mettere fuori squadra, però poi andranno alla Juve. Che io vuoi dire? A fare centrocampista alla Juve. Esatto, vabbè, Quindi, sì. complimenti a loro, va bene. Barak, ti devo dire, idem Traoré. Barak è un giocatore che secondo me è veramente forte, veramente un giocatore che poteva fare la differenza a centrocampo. Il Barak Però del Verona, sì. il Barak del Verona è un giocatore incredibile, però ti ricordo che pure il Verona girava a 1000, era una squadra perfetta quel Verona lì. Ah. E Barak a Firenze, nessuno. È un ragazzo normale che purtroppo non ha brillato. Quindi che profili stai prendendo? Stai prendendo Mazzocchi, che era un giocatore che magari andava preso prima. Va bene, l'hai preso perché ti serviva, avevamo grossi problemi a sinistra col problema Olivera. E quindi è giusto che lo vai a prendere, anche perché Gianni, non so quanti terzini ci stanno da prendere, sai sempre che Assolutamente. da anni difficoltà enorme prendere un terzino sinistro. In mezzo al campo, Barak e Traoré saranno i due che andranno a riprendere il centrocampo. Zelinski magari partirà, come scrivevo nel pezzo di ieri, penso che Zelinski abbia abbandonato la barca definitivamente, Sì, quindi sì, un sì. giocatore che non è più da Infortunio di consultare. mercato, affaticamento di mercato. Affaticamento di mercato e quindi giusto, e quindi sicuramente non puoi far conto. Barak e Traoré, che ti devo dire, sono giocatori che a me piacciono tanto, non ti posso dire che non Anche a mi me. piacevano, però nel miglior periodo della loro forma riusciranno Sì, sì, sì. a tornare a quei fasti di un tempo. Guarda che Traoré è un giocatore anche fisico, un giocatore che doveva avere una buona condizione. Falla recuperare questa condizione? Non lo so, è un giocatore troppo fermo da tanto tempo. Stessa cosa del Barak, magari è un giocatore meno tecnico, però forte fisicamente. Però come staranno adesso che verranno a Napoli? Poi valli a mettere in questo scacchiere che sta un po' scombinato. Sono d'accordissimo, sì. Aspetta Anghissà che torna dall'Africa. Insomma, vedi che avevi un centrocampo incredibile l'anno scorso, che era perfetto, e adesso è un centrocampo che completamente riparte quasi, perché anche Lobotka purtroppo dobbiamo... Io Lobotka ancora... Lobotka pure ci sarebbe un attimo da fermarsi, perché visto Lobotka chi è? Cioè nel senso che l'anno scorso era troppo Lobotka e mo è troppo poco Lobotka, quindi cerchiamo di prendere una via di mezzo. Lobotka è un bravissimo centrocampista, però non esagererei, cioè mi terrei sempre sul giocatore che ti dà la sufficienza, che ti dà un buon equilibrio in mezzo al campo, però forse è andato troppo oltre già nell'anno scorso, forse un po'... No, ma infatti sì, siamo eh. passati dall'onnipotenza Eh, a non rendere nemmeno al 50% di quelli che eravamo l'anno scorso. Quindi e qui, c'è un gap troppo grande tra l'anno scorso sì, e... sì, il gap è troppo alto, adesso devi riprendere questo centrocampo, perché chiaramente se tu prendi Baracca e Traoré, allora lo stai riprendendo da zero questo centrocampo. Poi ti chiedo, saranno gli acquisti per Mazzarri, perché Mazzarri resterà? No, perché Mazzarri se ne va. Ecco, Quindi, per chi li appunto. hai presi? Non lo so per chi li hai presi, quindi devi rivedere un centrocampo, tutta una linea centrale che non lo so come andrà, e soprattutto sarà del futuro? Non lo so. Davanti, per me, è il problema più grande di tutti, perché lascia stare che magari la difesa la riprenderai un attimo, lascia stare che Meret e Gollini più o meno, poi per me il grande problema è l'attacco, Gianni, perché in attacco hai la gente che ti doveva fare la differenza, invece in questo momento non ce l'hai, Kvaratskhelia non c'è, Osimhen non c'è, Politano è un po' al di sotto delle sue cose, Lindstrom, e chiudiamo la tua domanda, io ero molto entusiasta di questo giocatore perché l'ho visto anche io con l'Eintracht ed è un giocatore che per me avrebbe spinto tantissimo a destra, vedi come quello che faceva Lozano. Poi non si è mai capito Gianni se poi lo dovevi mettere dietro le punte, se lo dovevi mettere a destra, se lo dovevi mettere a sinistra. Per me poteva giocare tranquillamente a destra, fare quello che ha fatto Lozano, ma più cattivo di Lozano, e quindi lo bilanciavi un po' con Politano, magari, non lo so, probabilmente a Mazzarri o a Garzia, non dava tanto in fase di copertura, Difensiva. perché sai bene che ormai c'è bisogno di questo ruolo, sì, che va oltre a spingere poi in attacco, ma viene anche a coprire. Ed è una Deve cosa che avere la magari... doppia fase comunque fatta bene, come magari Lozano andava a chiudere comunque su Di Lorenzo che saliva e chiudeva Lozano, sì. esatto. E magari questo non lo fa. E allora loro immaginavano un altro calciatore, certo. Adesso vedi, torniamo come Samarsic a Udine. Non gioco con Sottile, non gioco con Cioffi. Questo non gioca né con Garzia né con Mazzani. Io dico che quando non giochi con uno, va bene. Quando non giochi con due e con tre, inizia a essere un po' un Qualcosa problema, ci perché sarà. sai, dall'altro lo vediamo, diciamo, vabbè, però questo magari non è simpatico, fammele passare così.
tra virgolette, non è Sì, sì, sì. simpatico all'allenatore e quindi non gioca, perché ci sono tanti di questi casi, ed è un peccato perché hai perso una risorsa che hai speso, una risorsa che ci devi. Mi sembra strano che De Laurentiis non sia intervenuto in questo caso. E ti devo dire la verità, concludendo questi misteri comunque del calcio, ma ogni squadra ha un mistero del calcio, io ti metto anche un periodo di Simeone, che Simeone non capivamo perché ho capito che Raspadori sì, lo dovevi tenere lì, però fa parte sempre di quell'apertura che abbiamo fatto, che ti ho detto che hai stroncato un po' un giocatore che era secondo me una belva, e anche lui l'hai un po' stroncato. Gianni, e può essere perché stroncato all'Instron, che questo sta qui e sta da Sì, 4 sì, sì. mesi in nulla, e allora l'hai distrutto. E che ti devo dire? Poi la gestione comunque di una squadra non è affatto facile. Poi ti vieni anche in un periodo post scudetto, in un periodo dove Garzia fallisce, in un periodo dove Mazzarri ha fallito in questo inizio. Già questo giocatore era messo un po' in disparte, poi è difficile poi recuperare. Poi perché quello dovrebbe togliere Politano? E non è Che facile. poi da Vedi? inizio anno è uno dei migliori del Napoli per prestazioni e per continuità. Pensa te che Assolutamente. Politano è il migliore dell'attacco, abbiamo detto tutto già, Sì, sì, sì. perché vuol dire che gli altri Infatti abbiamo detto tutto. stanno proprio a terra. E quindi, sai, purtroppo vedo due pedine che sono purtroppo fuori dai giochi, che sono Simeone e Lindstrom, ed è un peccato perché li ritenevo veramente forti. Cioè, erano per me due cambi, ma non cambi di poco conto. Cioè, per me Simeone e Osimhen è un cambio Titolari aggiunti, sì. cambio che in Serie A, poi è chiaro, se ti devi andare a giocare la partita con la big europea, no, però è un cambio che mette a Simeone in campo, quella è una belva là davanti, va alla grande. Lindstrom, cavolo Gianni, ma mezz'ora non te la può fare di alto livello sulla fascia. Ma creare almeno quel tantino di dualismo e tenere, sai, tutti e due i laterali destri sul pezzo. Alla fine, come hai detto tu prima, sulla domanda di Garzia, purtroppo siamo questi che siamo oggi per un declino e uh, un valutare determinate situazioni con poca, no, con insufficienza, perché di sufficienza c'è poco e niente, dallo bot che ha tolto dal centro del villaggio, scusa, dal voler rendere un Napoli camaleontico e cercare il doppio regista che poi si è visto arretrando anche chissà, comunque abbiamo imbarcato a centrocampo da sempre, da settembre in avanti, e Sì, quindi si anche poteva perché, leggere, diciamo, una situazione del genere, fiducia mentale. anche perché Gianni Anghissà non è manco quella Anghissà che ricordavamo noi, quindi Esatto. è sceso anche lui Sì. nelle prestazioni. E poi ti aggiungo per concludere, guarda che l'altro problema sono pure i centrali, che ci hanno deluso, perché comunque Assolutamente. Racamani è Nathan, involuto completamente. Nostigard, sono tutti giocatori dove speravamo di più, ci credevamo tanto, però probabilmente Kim e Di Lorenzo, che è in stato di grazia, rendevano tutto più bello. Anche Mario Rui pure stava facendo cose eccellenti, però siamo tornati al velo loro. Però su Di Lorenzo ho ancora qualche titubanza, cioè, nel senso che, come ti dicevo prima di Lobotka, come ti aggiungo di Mario Rui, che secondo me sono giocatori che hanno dato troppo. Di Lorenzo aspettiamo un attimo, perché Di Lorenzo per me è veramente fortissimo, cioè nel senso che non No, voglio Di dire. Lorenzo per me, secondo me, essendo il capitano e a livello comportamentale, una persona spiccatamente educata, rende, diciamo che si appanna ancora di più, o lo vediamo più appannato perché si accolla molte, ma Sì, molte delle responsabilità del momento. sì, probabilmente sì. Ti dico anche questo, che ho un carissimo amico che lo frequenta tanto e è un ragazzo eccezionale. Cioè, mi parla di un ragazzo proprio per bene, un ragazzo educatissimo, un ragazzo preciso, un ragazzo che veramente non. Quindi probabilmente come dici tu, nel senso che emotivamente sta pagando questo scotto, ed è un Esatto. peccato, Gianni, perché non dico che era mai Conan a destra, però era un Sì. mezzo Maicon, cioè era spaventoso in fase offensiva, in fase difensiva, in copertura, segnava, dettava legge. Gli avversari avevano paura a sinistra, guarda che il difensore che andava a difendere lui che scendeva, cioè era tramortito comunque da sta forza Sì, 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 potente di sì. Lorenzo, quindi è un peccato, però su di lui fermiamoci un attimo perché aspettiamolo. Gli altri invece ti dico che permettimi di dire, abbiamo visto il top della loro vita.
quindi con Lobotka, con Mario Rui. I loro prime, diciamo, sì. Più di quello, secondo me no. Di Lorenzo, calma, aspettiamo un attimo, perché secondo me ha bisogno pure, vedi, di un centrale magari forte lì in mezzo, importante, che ha meno paure, perché secondo me lui pure si è visto, io non sto benissimo, questi in mezzo balbettano. Meret, e lo sappiamo che cosa è successo negli ultimi tempi, e allora emotivamente è come dici tu, che si è preso sulle spalle la squadra, e patatrac è finito pure Di Lorenzo, però Di Lorenzo aspettiamo. Stupenda analisi. Io ti ringrazio ancora una volta, perché ovviamente creandoti un tantino di network che io poi non mi sarei mai aspettato, sai, conoscendo Daniele, che ringraziamo, che ci ha messo in contatto, Grazie. non avrei mai pensato di poter scambiare chiacchiere e opinioni con, appunto, esponenti del giornalismo partenopeo che Figurati, io un piacere. leggevo anni fa e continuo a leggere, quindi è motivo d'orgoglio sia per me che per il canale. Mi auguro che tu ti sia trovato bene. Io ti faccio un invito, diciamo, senza data. Quando vuoi venire sul canale, sappi che sarai sempre il benvenuto, e ti ringrazio per delucidazioni precise e per come tratti il Napoli. Ecco. Io ti ringrazio tanto, è stato un piacere aprire sta domenica mattina con te. Io direi facciamo un punto tra 2 o 3 partite, così vediamo un attimo Va benissimo. come sta il Napoli, se dopo la Coppa ci sono 2 o 3 partite da A giocare. ridosso della Champions, A dai. ridosso della Champions lo facciamo volentieri, così facciamo un bilancio di questo mese e capiamo se se è tutto finito quello che è stato e bisogna di la stagione, oppure spiragli per il quarto posto. Ti dico, puntiamo al quarto posto. Va benissimo. Grazie di tutto, Benissimo Gianni. così. Grazie Grazie a te, Giuseppe, è stato veramente un piacere e un onore. Buona domenica a tutti, ragazzi. Buona domenica pure a tutti. E buon appetito, perché stiamo registrando in orario di pranzo, poi vedremo quando uscirà questo video, ma noi il buon appetito lo diamo comunque. Sempre Forza Napoli, e grazie sempre, Giuseppe, veramente. Un bacione a tutti. Un abbraccio a voi e tutte le persone che ci hanno seguito questa mattina. Ciao.